Benvenuti al Planet Spin Podcast. Oggi ci immergiamo in un argomento che è quasi una leggenda per chi fa spinning in mare: la marea. Ah, la marea. Se ne parla tantissimo. Tantissimo, è quel fattore un po' misterioso che, a detta di tutti, può trasformare una giornata da dimenticare in una sessione memorabile. Il problema è che se ne parla, ma spesso per sentito dire, tramuti, mezze verità. È proprio questo il punto. Oggi, attingendo dalle esperienze e direi dalle analisi raccolte sul sito www.planetspin.it e sul canale YouTube Planet Spin Fishing, vogliamo provare a mettere un po' d'ordine. Un percorso chiaro, insomma. Esatto. Partire dalla scienza, che magari può sembrare noiosa, ma è, guarda, fondamentale, per arrivare poi a costruire una strategia di pesca vera e propria. L'obiettivo è capire come usare la marea a nostro vantaggio per insidiare i predatori, spigole, serra, barracuda. Insomma, vogliamo che la marea passi da essere un'incognita che subiamo a un alleato che usiamo. Un po' come avere una mappa del tesoro, ecco. Perfetto. L'idea è superare le credenze e iniziare a ragionare. Sia chiaro, l'oceanografia applicata alla pesca non è una scienza esatta, eh? Certo, non c'è la formula magica, no. Non esiste il vado all'ora X e prendo il pesce Y. Sarebbe troppo facile, forse anche meno divertente, però la conoscenza ci dà un vantaggio strategico enorme. Le ore passate in acqua, quelle documentate nelle fonti, dimostrano una cosa. Pescare a caso e pescare seguendo un piano basato sulla marea sono due sport diversi. È un pilastro. Ok, allora partiamo da questo pilastro. Svisceriamo l'argomento dalle fondamenta. La domanda sembra semplice, ma non lo è. Che cos'è esattamente la marea? Abbassa, periodicamente. La causa principale di questo respiro è la forza di attrazione, la gravità, che la Luna esercita sul nostro pianeta. Solo la Luna. Principalmente la Luna. Anche il Sole fa la sua parte, certo, ma è talmente lontano che la sua influenza è, diciamo, circa la metà di quella lunare. È incredibile pensare che un corpo celeste così lontano possa spostare masse d'acqua così enormi. Ma come funziona nel dettaglio? Guarda, per visualizzarlo le fonti usano un'immagine molto efficace. Immagina la Terra coperta d'acqua. Su questa superficie si formano due rigonfiamenti. Due? Sì, due. Uno è sul lato del pianeta che guarda la Luna. Lì la gravità lunare è massima e tira l'acqua verso di sé. Ma, e questa è la parte meno intuitiva, se ne forma un altro identico sul lato opposto della Terra. E perché lì? Perché lì la forza centrifuga del sistema Terra-Luna, diciamo, vince sulla gravità della Luna e spinge l'acqua verso l'esterno. Ecco, questi due rigonfiamenti sono le nostre alte maree. Ah, ho capito. Quindi la Terra, ruotando, passa attraverso questi due rigonfiamenti ogni giorno. Questo spiega le due alte e le due basse maree nelle 24 ore. Però c'è un dettaglio che fa impazzire tutti. Gli orari non sono mai gli stessi. Questa è la chiave. Se oggi l'alta marea è alle 2, domani non lo è più. Perché? Questo è il punto cruciale per pianificare. Il fatto è che mentre la Terra gira su se stessa in 24 ore, la Luna non sta ferma. Si muove anche lei sulla sua orbita. Certo. Quindi la Terra deve, diciamo, ruotare un po' di più ogni giorno per ritrovarsi di nuovo esattamente sotto la Luna. E questo, un po' di più... Sono i famosi 50 minuti di ritardo. Esatto, ecco svelato il mistero. Per questo il ciclo completo non è di 12 ore precise tra un'alta e l'altra. Ma un po' di più. Precisamente. Sono 12 ore e 25 minuti tra un picco di alta e il successivo. Di conseguenza, tra un'alta e una bassa marea passano circa 6 ore e 12 minuti. È un orologio cosmico di una precisione incredibile. E questa regolarità è la nostra più grande alleata, perché ci permette di prevedere gli orari con giorni di anticipo. Appunto. E di costruire una strategia su dati certi, non sull'improvvisazione. Certo, e questo cambia tutto. Ma c'è un altro concetto che sentiamo sempre: maree vive e maree morte. Intuitivamente, viva suona bene per pescare, morta un po' meno. È così semplice. Beh, l'intuizione non è sbagliata. Qui entra in gioco il terzo attore, il Sole. L'intensità della marea dipende da come sono allineati Terra, Luna e Sole. Le maree vive, o di Sisigia,
Si verificano quando i tre corpi celesti sono in linea. Cioè con la luna nuova e la luna piena. Perfetto. In quei momenti le loro forze gravitazionali si sommano, tirano nella stessa direzione. E quindi creano la massima escursione di marea possibile. Proprio così. Avremo alte maree molto alte e basse maree molto basse. E la conseguenza pratica, per noi pescatori, è una corrente molto molto più forte. Un grande movimento d'acqua. Ok. E le maree morte, di conseguenza, saranno quando le forze si contrastano. Esatto. Durante il primo e l'ultimo quarto di luna, Sole e Luna formano un angolo di 90 gradi rispetto alla Terra. La gravità del Sole quindi tira da un'altra parte e attenua quella della Luna. Il risultato è un'escursione minima e correnti deboli. Correnti molto più deboli. Ok, quindi il collegamento logico, come dicono anche su Planet Spin, è: più acqua si muove, più sedimento viene smosso, più vermi, gamberetti, piccoli organismi vengono messi in circolo, e più cibo in giro significa predatori più attivi. Il ragionamento è questo. La corrente è una specie di nastro trasportatore del cibo. È l'immagine perfetta. Una marea viva, in teoria, apparecchia una tavola più ricca, e questo dovrebbe stimolare i predatori, che sanno istintivamente che in quei momenti si mangia di più con meno fatica. Però qui si apre un dibattito interessante. Molti penserebbero: bene, allora vado a pescare solo nei giorni di luna piena o luna nuova. Eppure le fonti suggeriscono qualcosa di più, come dire, sfumato. Ed è un punto cruciale. Una di quelle finezze che fanno la differenza. L'esperienza riportata, infatti, dice che i giorni più produttivi in assoluto non sono necessariamente i giorni esatti del picco. Ah, no! No. Spesso sono i giorni che si trovano nel mezzo, tra le 4 fasi lunari principali. Per esempio quei 2 o 3 giorni a metà tra la luna nuova e il primo quarto. Questa è una dritta pazzesca. E qual è la logica? Perché non il giorno del massimo movimento? È una questione di equilibrio, probabilmente. Nel giorno di picco massimo della marea viva, la corrente può essere così violenta, così turbolenta in certi spot, da rendere la vita difficile anche ai pesci. Un troppo che scombussola l'azione di caccia. Esatto. I giorni intermedi invece offrono il meglio dei due mondi, un grande scorrimento d'acqua, una corrente forte che mette in moto la catena alimentare, ma senza la caoticità del picco assoluto. È un'attività intensa, ma diciamo più stabile. Fantastico! Quindi abbiamo i giorni migliori sul calendario. Ora, come facciamo a sapere l'ora precisa del picco nel nostro spot? Qui lo strumento indispensabile sono le tavole di marea. Ormai si trovano ovunque online. Basta cercare il porto più vicino al nostro spot. Genova, Napoli, Civitavecchia, quello che è. E sono facili da È leggere. facilissime. C'è la data, una serie di orari e accanto a ogni orario l'indicazione, di solito A per alta, B per bassa. Con questi dati l'uscita si pianifica al minuto. Perfetto. Allora, ricapitoliamo lo scenario. Abbiamo scelto il giorno giusto? Abbiamo la nostra tavola di marea, sappiamo che il picco di alta sarà, che ne so, alle 7 di sera, siamo sullo spot, qui inizia la vera partita. Qual è il piano d'azione? Questa è la parte più bella, dove la teoria incontra la pratica. Le fonti descrivono una sequenza di eventi quasi teatrale, che si ripete con una regolarità impressionante. La strategia migliore è arrivare sullo spot. Un'ora prima. No, molto prima. Verso la fine della bassa marea, quando l'acqua sta per toccare il suo minimo. Questo ci permette di avere davanti tutte le 6 ore di marea crescente, la montante. Ah, quindi non si va a cogliere solo il momento migliore, si gioca d'anticipo. Assolutamente. Perché l'azione non inizia subito, anzi. Subito dopo il picco di bassa spesso c'è una piccola fiammata di attività, dura un'oretta, ma è un falso allarme. Subito dopo cala il sipario. Il mare sembra morire. Proprio così. C'è un periodo di stasi, una calma piatta che può durare anche un paio d'ore. Ed è il momento psicologicamente più difficile, quello in cui vedi tutto fermo e la tentazione di smontare e andare a casa è fortissima. È l'errore che fanno tutti. Chi resiste, chi ha fiducia nel processo, viene quasi sempre premiato, perché è proprio dopo questa calma che inizia il vero spettacolo. L'attività ricomincia a circa 2 ore e mezza, 3 ore prima del picco di alta. E ricomincia in modo graduale? Sì, con una serie di segnali che dobbiamo imparare a leggere. È un crescendo. Ecco, questi segnali sono oro. Cosa dobbiamo guardare? È uno spettacolo della natura.
Il primo indizio, quasi impercettibile, è la sparizione dei granchi. Se sei su una scogliera, noti che quelli che prima correvano ovunque svaniscono. È il primo campanello d'allarme. Interessante. Poco dopo, se guardi bene il sottoriva, vedi un'attività frenetica di piccoli pesci grufolatori, mormore, saraghi piccoli, che iniziano a raspare il fondo. Non sono lì per caso. Per niente. La corrente che aumenta sta scoprendo il loro cibo. Loro sono l'antipasto del banchetto. Stanno, di fatto, apparecchiando la tavola. E questo è il segnale definitivo per noi. Massima concentrazione, esca in acqua. E poi il piatto forte. Come capiamo che il predatore è entrato in caccia? Il segnale più evidente e quasi drammatico è il silenzio. Tutta quella frenesia dei piccoli pesci cessa. Di colpo. Spariscono. E quando spariscono tutti insieme il motivo è uno solo. È arrivato qualcuno di più grosso. Esatto. È il momento in cui la spigola o il serra sono entrati nella loro zona di caccia. Quello a ridosso del picco di alta è il momento clou. È una sequenza, guarda, che le fonti di Planet Spin confermano essere incredibilmente affidabile. È una descrizione incredibilmente vivida. In pratica la marea dirige una vera e propria rappresentazione teatrale sulla costa e noi dobbiamo solo imparare a riconoscere gli atti. Ricapitolando, la marea è prevedibile, è un'alleata. I periodi migliori sono i giorni intermedi tra le fasi lunari. E la strategia è seguire tutta la montata, con attenzione maniacale alle ultime 3 ore. Sintesi perfetta. La conoscenza della marea ci trasforma da giocatori d'azzardo a strategi. Certo, non è una garanzia di successo, Ci sono tante altre variabili. Certo, la pressione, il vento, lo stato del mare. Ma avere la marea dalla nostra parte aumenta le probabilità in modo esponenziale. È la differenza tra sperare di essere nel posto giusto al momento giusto e, fare di tutto per esserlo. E come sempre, chiudiamo con uno spunto per andare oltre. Certo, finora abbiamo parlato di come la marea sposti il cibo, ma c'è un'altra dimensione. Come la marea modifica fisicamente lo spot. Un livello dell'acqua più alto non solo avvicina il foraggio, ma può rendere accessibili ai predatori aree di caccia che prima erano terra di nessuno. Stai parlando di quelle scogliere che affiorano con la bassa o di piane sabbiose troppo basse per un predatore d'Italia? Esattamente. Pensaci. Quella secca, che con la bassa marea è quasi a secco, con l'alta diventa una tavola imbandita di piccoli pesci, un terreno di caccia perfetto per una spigola. Quella scogliera sommersa diventa un agguato ideale. La domanda da porsi la prossima volta è: Quali nuovi spot si stanno attivando in questo momento? Quali autostrade per predatori sta creando la marea davanti ai miei occhi? uno spunto eccezionale, che ci invita a guardare i nostri spot con occhi completamente nuovi. Per chi volesse approfondire, l'invito è a consultare il sito www.planetspin.it e il canale YouTube Planet Spin Fishing. Troverete video e tantissime altre analisi. Grazie per averci seguito.